Dolcetto o scherzetto? Oggi prepariamo insieme dei paurosi biscotti di Halloween al cioccolato con occhietti. E adesso andiamo a preparare l'impasto dei nostri biscotti, che è estremamente semplice, soprattutto se avete un cutter, che è questo robot da cucina munito di lame. Vi faccio vedere. Mettiamo all'interno la farina, non serve nemmeno setacciarla, il cacao, il lievito in polvere per dolci, lo zucchero semolato e lo zucchero muscovado, un pizzico di sale e il burro, in questo caso è un burro freddo che ho tagliato a cubetti. Chiudiamo e frulliamo. Ora che gli ingredienti si stanno quasi unendo, sguscio 2 uova medie e le unisco all'impasto. L'impasto è pronto e, come puoi vedere, è piuttosto morbido. Stendo 2 fogli di pellicola e li sovrappongo leggermente, in questo modo. Ci verso l'impasto sopra. Ecco il nostro impasto. Ora vado ad avvolgerlo meglio con la pellicola e poi lo schiaccio in modo che in frigorifero ci impiegherà meno tempo a raffreddarsi. Ed ora in frigorifero per almeno un'ora. Allora, il nostro impasto è ben freddo, è rassodato. Adesso andiamo a prendere dei piccoli pezzetti da 30 grammi l'uno e facciamo delle palline. Possiamo aiutarci con un coltello, ma siccome le mani sono calde, il calore delle mani poi scioglierà un pochino l'impasto, quindi sarebbe meglio utilizzare dei guanti se ce li avete, e così l'impasto non si appiccicherà alle mani e riusciremo a lavorarlo meglio. Andiamo a pesare tutti i pezzetti per ottenere appunto dei pezzetti, dei biscotti uniformi dello stesso peso, così sarà anche più giusta la cottura, uniforme per tutti, e andiamo a formare queste palline che poi ovviamente cuocendo si adageranno e diventeranno dei biscottini un pochino più bassi e un pochino più larghi. Ecco qui la prima pallina. Quindi continuiamo così, pesando 30 grammi per volta e ottenendo queste palline. Mi raccomando, lavora più velocemente che puoi per non sciogliere l'impasto. I miei biscottini sono pronti e ora, per renderli davvero spaventosi, possiamo procedere in 2 maniere. In commercio ci sono degli occhietti di zucchero già pronti, come questi, che hanno anche diverse misure. Questi vanno applicati sul biscottino prima di infornarlo, perché poi il biscottino si appiattirà e ingloberà parzialmente l'occhietto. Se vogliamo invece scegliere una soluzione più economica, prendiamo un piccolo pezzettino di pasta di zucchero bianca, facciamo una pallina, così, e poi la andiamo a schiacciare e otteniamo questo cerchietto. Poi per creare la pupilla abbiamo diverse soluzioni. Abbiamo il pennarello alimentare nero, per cui andiamo a semplicemente fare un cerchietto più piccolo all'interno, oppure abbiamo dei coloranti alimentari tipo questi in pasta o in gel, e prendiamo il colorante e facciamo con un piccolo pennellino appunto l'occhietto. Quindi ecco l'occhietto fatto da noi. L'unica differenza tra quelli acquistati è che l'occhietto va messo sul biscotto una volta che il biscotto sarà cotto, sfornato e ormai freddo, andrà pressato sopra. Ecco le 2 soluzioni. Quindi terminiamo le nostre teglie e poi inforneremo i biscotti. E adesso in forno per circa 12-15 minuti. Qui abbiamo i nostri biscotti già freddi. Vi faccio vedere come fare la seconda decorazione, quella con la pasta di zucchero. Quindi palline, schiacciamo per ottenere il nostro dischetto. Possiamo già schiacciarlo direttamente sul biscotto, ma se non si attacca, spennello con un po' di acqua, lo posizioniamo e lo attacchiamo sul biscotto. Poi possiamo fare la pupilla e procedere così fino a completare ogni biscotto.
Ecco i nostri biscotti di Halloween, golosi e tremendamente buoni!